Eccoci qui ragazzi e benvenuti in questa puntata. Parto subito con una domanda. Alzi la mano chi non conosce Aaron Spears. Qualcuno? Se siete batteristi e qualcuno di voi ha alzato la mano, fatevi delle domande, perché Aaron Spears è uno di quei batteristi, uno di quei punti di riferimento ormai negli ultimi 20 anni almeno, ed è il batterista che ha più portato i gospel chops alla portata di tutti. Non perché siano facili i suoi gospel chops, proprio per niente. Aaron è veramente una bestia. Che dire su Aaron Spears? Beh, potrei fare un video solo su Aaron Spears, ma non è questo il video. Ma non è questo il giorno! Oggi andiamo a vedere un suo feel che fece in una performance che cambiò la sua vita e cambiò anche la vita di moltissimi altri batteristi, compresa la mia. Negli ultimi 20 anni Aaron Spears ha suonato con dei nomi importantissimi a livello internazionale. Vi basti pensare che adesso è il batterista ufficiale di Ariana Grande. Veramente un artista di altissimo livello, ed Aaron Spears diciamo che ha sempre fatto il batterista per artisti di questo calibro. Il video di oggi parla proprio di un chop che Aaron fece in una performance di una ventina d'anni fa. Resta fino alla fine del video perché ti voglio spiegare un attimo perché ho deciso di portare proprio questo contenuto. Però facciamo che vi faccio vedere la sigla e dopo ne parliamo. Come sempre ti chiedo di iscriverti al canale, di attivare la campanella. Nel mio canale puoi trovare veramente tanti contenuti, tanti video, tante lezioni sul mondo della batteria. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di un chop di Aaron Spears. Il video da cui ho trascritto questo chop ve lo lascio in descrizione, ho già fatto una reaction su quel video, è probabilmente uno dei video più famosi nel panorama batteristico o comunque per i batteristi, perché secondo me, e non solo secondo me, è stato un po' quell'esibizione che ha portato i gospel chop, i famosi gospel chop, What's up, Gospel Chops? Thank you, Gospel Chops. What's up, Gospel Chops? a livello mainstream. Non nel senso che Aaron li ha portati alla portata di tutti, nel senso che sono facili da fare, sono molto difficili da fare, però diciamo che con quella performance li ha fatti conoscere a tutto il mondo. Adesso ormai diciamo che dopo una ventina d'anni il gospel chop, o comunque quell'approccio alla batteria, è diventato molto più popolare, anzi ci sono i batteristi della vecchia scuola che quasi si sono stancati di questo modo di vedere la musica, interpretare la musica. Qua si potrebbero aprire delle diatribe veramente infinite. Comunque non voglio parlare di questo oggi. Oggi vi voglio far vedere un chop complicato, non è facile, è un feel che ci ho messo più del solito a trascrivere e anche a imparare. È un incastro veramente micidiale di Aaron Spears. Lo andiamo a vedere. Lo guardiamo un'altra volta. E anche una terza volta. Non vi spaventate, Aaron lo suona a una velocità disumana. Ovviamente ci si può riuscire, non è impossibile, però richiede veramente tanto tempo. Spero di riuscire a farlo alla velocità di Aaron Spears, vedo cosa posso fare. Io mi sono limitato a trascriverlo, a impararlo e adesso ve lo insegno. Il chop è molto veloce perché Aaron suona in 32esimi. Non è tutto in 32esimi, ci sono anche dei sedicesimi. Però le parti più movimentate, quelle con più sleghi, sono in 32esimi. Il chop dura 4 quarti. Come sempre lo divido in due parti, soprattutto questo che ha un sacco di note, quindi prima ve lo faccio vedere piano e dopo lo velocizzo sempre di più. Ricordo sempre, lascio la trascrizione in PDF scaricabile qui sotto, completamente gratuita. Proviamo ancora più veloce? Ok, questa era la prima parte. Vi dico già, in questo chop la parte più difficile è all'inizio. È una cosa strana, ma è così. Per questo video ho deciso di montare un China. In realtà l'unico China che avevo l'ho venduto da pochissimo e ho preso due splash, li ho messi uno sopra l'altro. Spero che facciano un po' quell'effetto. Comunque perdonatemi se non ho lo stesso suono di Aaron Spears. Ok, andiamo alla seconda parte.
Ok? Questa era la parte 2. Molto molto più facile rispetto alla parte 1. Indovinate un po' cosa succede adesso? Andiamo ad unire le due parti, quindi suonerà così. Allora come ti è sembrato? Allora ragazzi è un chop complicato perché ci sono tanti spostamenti, tante pause ed è molto veloce. Come vi dicevo all'inizio del video, questo chop l'ho voluto portare intanto perché mi è piaciuto tantissimo e soprattutto perché non è sempre quel chop. Abbiamo già capito di quale chop stiamo parlando. Quindi volevo portarvi qualcosa di diverso. Ma soprattutto mi è piaciuto tanto perché è velocissimo, suona davvero bene, ma andandolo anche a trascrivere e a suonare mi sono proprio reso conto di quanto sia utile per costruire solidità nello spostarsi sulla batteria, nell'incastrare mani e piedi. Qua la mano sinistra ha un ruolo importantissimo, tant'è che il chop inizia con la sinistra e la sinistra si sposta in tutta la batteria, quindi forse è anche difficile per questo, perché ci obbliga appunto a usare una parte del corpo che solitamente lasciamo sempre un po' indietro. Quindi ragazzi, questo l'ho trovato un contenuto avanzato, però ci permette molto di lavorare sulla nostra musicalità, perché se c'è una cosa bella dei gospel chop, non tutti, c'è chi li esaspera, però se c'è una cosa bella soprattutto dei chop di Aaron Spears è che sono musicali. Aaron ha proprio questo dono, quindi non sono sbrodolate di tom come fanno altri gospel choppers, chiamiamoli così. Qua c'è proprio della musicalità ed è lì il genio di Aaron Spears. Spero di avervi insegnato qualcosa di nuovo. Ci vediamo alla prossima puntata.